Ben ritrovati amici, oggi torno a parlarvi di Campo Marzio, in particolare di due modelli, la Ambassador Collection, che è questa blu che sto maneggiando, e la Filigree, la Silver Scritta, sì, insomma ha proprio un nome che richiama quello che è il fusto della penna, una penna diversa dall'Ambassador e della quale appunto vi racconterò fra poco. Ci dice il produttore che la Ambassador ha una forma e un design classico per chi ama lo stile tradizionale e che questa penna stilografica cattura raffinatezza, semplicità e che il motivo marbled del fusto è disponibile in vari colori, rendendolo un regalo versatile e speciale. Insomma, non ci sono tante informazioni in più, perché poi alla fin fine la penna è quello che è, e cioè una penna onesta. Si sente anche al tatto che non c'è un desiderio particolare di fornire un prodotto con delle finiture chissà quali o esoteriche o di particolare pregio. È una penna stilografica, il prezzo è un prezzo tutto sommato da media fascia, giusto per avere un prodotto che sia finito bene come questo, gradevole effettivamente. Insomma, è il motivo proprio per il quale ve ne parlo, perché si colloca in quella fascia tra i 70 e gli 80 euro, che insomma fa una concorrenza un po' più in alto rispetto a tanti prodotti cinesi, diciamo imitazioni cinesi, non parlo di quelle. Non ha il prezzo, diciamo, dei 120-130 euro di altre penne invece più costose per l'appunto, ma che offre alla fin fine la stessa qualità di scrittura, la stessa bella esperienza. Il caricamento, come avete visto, è a cartuccia oppure converter. La penna sì ha una forma classica, però è anche vero che l'impugnatura secondo me è molto più rastremata rispetto al diametro del fusto, cioè quando andiamo ad aprirlo, come avete visto adesso, troviamo una sezione abbastanza sottile. A me non dispiace questo fatto, perché sento bene la penna in mano, sento una penna leggera, perché comunque non ci sono parti metalliche, la clip del fermaglio sul cappuccio è annegato, quindi non c'è neanche un anellino o una veretta, e di conseguenza resta una penna leggera, con un pennino in acciaio, un pennino Iridium Point, insomma né più né meno di tanti che sono stati fatti e che tra l'altro alcuni scrivono anche davvero bene. Ne fanno una penna leggera, una penna piacevole, si può scrivere e scrivere, ecco, non è assolutamente affaticante. Di tutt'altro tenore invece la Filigree. Sì, perché qui c'è metallo, qui c'è peso, anche se si tratta solo di un rivestimento, cappuccio a parte, che sembra davvero fatto in metallo massiccio e dà un peso notevole. Per darvi l'idea, quando la penna è chiusa come la vedete adesso, è proprio sbilanciata in avanti, cioè bisogna quasi afferrarla per il cappuccio. Sono molto comunque gradevoli queste incisioni, questa grafia che è spalmata un po' su tutto il fusto. La serie Filigree è una serie che presenta diverse decorazioni. Possiamo scegliere fra delle maglie, fra appunto questa con i caratteri. Come avete visto anche in questo caso il pennino è di tipo Iridium Point e il metallo, come vedete, abbonda anche nel fusto e quindi il peso c'è. La penna è comunque molto sbilanciata, anche tolto il cappuccio resta sbilanciata perché il metallo pesa. La sezione, non per meglio dire l'impugnatura, è abbastanza comoda. Dico abbastanza perché bisogna dividere un po' il giudizio fra quello che è la prima parte dell'impugnatura, che per l'appunto è agevole, ma poi purtroppo c'è una scalinatura molto marcata, prima per la filettatura, ma ancora di più per questo blocco che è la sezione vera e propria del fusto della penna, che fa un
passo, un cambio di diametro abbastanza importante e dà molto fastidio sia per l'indice, che comunque ci va un po' a toccare, ma ancora di più per il pollice. Un salto aspro, secco, qualcosina di meglio si poteva fare, ma anche in questo caso stiamo parlando di una penna che non ha un prezzo spropositato e che si compra forse più per così il piacere di mettere nel proprio astuccio una penna in più, una penna anche particolare, perché poi a ben guardarla e anche a passarci le dita sopra è fatta bene, non è assolutamente fatta male. Anche l'incisione sulla veretta del cappuccio è un'incisione piacevole. Il Campo Marzio è un'incisione piacevole, non è affatto buttata lì, ecco. Tra l'altro, per così amor di precisione, c'è scritto proprio Campo Marzio 1933, che sarebbe il produttore, e poi Roma, che è la sede per l'appunto. Venendo invece a queste scritte, a questa silver scritta, anche questa al tatto è piacevole, non è una pacchianata come in certe produzioni povere si vede. Mi ha colpito anche i giri della filettatura, che in questo caso sono anche funzionali al fatto che, essendo la sezione in plastica, quindi davvero leggera, deve ancorarsi bene, è meglio quindi far calzare bene con qualche giro di vite in più al fusto della penna. Venendo alla prova dinamica, cosa vi posso dire? È una penna che è pesante, questo è innegabile, quindi rientra fra quella tipologia di penne che insomma è un po' più affaticante, non ci concede di fare le evoluzioni grafiche che magari abbiamo in mente e che possiamo fare con penne e pennini più leggeri, però tutto sommato ci si scrive bene, perché il pennino è un buon pennino. Questi Iridium Point alla fin fine fanno il loro lavoro, non sono dei pennini di scarsa qualità, assolutamente, e quindi la penna risulta anche piacevole, il tratto è corposo, copre bene, non ho nulla da recriminare. Certo, non è una penna per lunghe sessioni di scrittura. A voi tutti amici, grazie e come sempre vi aspetto ai prossimi video.